Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose nuove iscritte. Oggi vi propongo un progetto facilissimo con il cordino Inda Big, questa pochettina dalla forma leggermente ovale, e adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto ciò che ci occorrerà per poterla realizzare insieme. Ed oggi vi presento una nuova tonalità del cordino Inda Big da 6 mm dell'azienda Borgo dei Pazzi. Lo trovate con il numero 38 e con questo codice che vedete scritto lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo il cordino Inda Big, tutto ciò che trovate appunto sulla loro pagina. Il quantitativo è 500 grammi, quindi una rocca vi basta perfettamente. Poi ci serviranno due moschettoni per poter alloggiare la catena col quale andremo a creare i nostri manici e una calamita di quelle che vanno cucite all'interno. Per quanto riguarda la calamita, la catena e anche i moschettoni, li potete trovare tranquillamente nelle mercerie online oppure su Amazon. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione del tutorial. Per questo tipo di progetto andrò a utilizzare l'uncinetto numero 7. Tenete presente che il cordino Inda Big si può lavorare dal 6 all'8, quindi scegliete, diciamo, l'uncinetto che vi viene più congeniale. Si inizia con 25 catenelle che io già ho eseguito e poi andiamo a creare il punto alto sulla quarta catenella, quindi prendiamo il filo, contiamo 1, 2, 3 e sulla quarta andiamo a creare un punto alto, che poi è il secondo, perché il primo verrà sostituito dalle 3 catenelle, vedete? E ne facciamo un altro ancora, sempre nello stesso punto. Ecco fatto. Proseguiamo e andiamo a realizzare un punto alto su tutte le altre catenelle che ci troviamo, quindi una per maglia, in questa maniera. Un altro punto alto, vedete? Lo facciamo fino all'ultima. Ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire. Completate quasi tutte le maglie, è rimasta l'ultima, vedete, perché questo è il cappietto, e andiamo a creare 6 punti alti nello stesso punto. Qui ne abbiamo fatti solo 3 perché poi quando arriveremo a questo punto andiamo a creare poi gli ultimi 3. Quindi procediamo. Andiamo quindi, perché dobbiamo girare il lavoro, quindi dobbiamo creare questo grande ovale che sarà appunto il corpo della nostra borsa. Quindi siamo arrivati a 2, 3, 4, 5, quindi tutti nello stesso punto, mi raccomando, e 6. Vedete? Poi qui andiamo a stringere e poi continuiamo, quindi girando il lavoro, vedete, in tutti questi punti che sono corrispondenti ai punti alti che abbiamo fatto da questa parte, andiamo a completare il giro con altri punti alti, facendoli quindi uno in ogni punto, vedete? Entriamo e realizziamo il nostro punto alto. E così per tutte le maglie disponibili, in questa maniera. Quindi arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come realizzare gli ultimi 3 punti alti per completare appunto il nostro primo giro. Siamo arrivati qui dove noi abbiamo precedentemente fatto nello stesso punto i 3 punti alti, il primo sostituito da 3 catenelle, adesso andiamo a fare gli ultimi 3 per fare quello che abbiamo fatto nell'altro angolo. Quindi entriamo nello stesso punto dove ci sono gli altri 3 e andiamo a completare con gli ultimi 3 punti alti. Quindi 2 e 3.
e chiudiamo sulla terza catenella con un punto bassissimo e così abbiamo completato il primo giro ed eccolo qua. Adesso iniziamo il secondo. Il primo punto alto lo sostituiamo sempre con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Adesso dobbiamo creare degli aumenti, quindi per questo giro dobbiamo creare in queste 6 maglie che abbiamo fatto nell'angolo, ne faremo 2 per ogni maglia. Quindi la prima è già stata realizzata dalle 3 catenelle, andiamo a creare nello stesso punto la nostra seconda maglia alta. Andiamo in quello successivo e andiamo a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2, e in quest'altro che è l'ultimo altre 2 maglie alte, sempre nello stesso punto, e poi gli altri li faremo al ritorno. Adesso proseguiamo invece con una maglia alta in ogni maglia sottostante, quindi gli aumenti si faranno soltanto negli angoli, in questa maniera. Arriviamo a questo punto e facciamo insieme il raddoppio per fare i nostri aumenti. Siamo arrivati nell'altro angolo e adesso vedete questi sono i 6 punti alti che dobbiamo andare a raddoppiare, quindi andremo a fare in ogni punto 2 maglie alte, quindi 1 e 1, 2, 1 e 1, 2, infine nel terzo, poi c'è il quarto punto, mi raccomando contiamoli, questo è il quinto, sempre 2 ovviamente, ed infine vedete l'ultimo, ed abbiamo completato il giro con i nostri raddoppi, scusate, abbiamo completato l'angolo con i nostri raddoppi. Adesso, come prima, andiamo invece in tutti questi punti una maglia alta per ogni punto sottostante. Quindi noi gli aumenti li andremo a fare soltanto negli angoli, in questa maniera. Quindi proseguiamo fino a questo punto e faremo insieme gli ultimi 3 punti dove andranno gli aumenti. Completiamo con gli ultimi aumenti, così abbiamo completato quindi il secondo giro. Quindi questo è il secondo ed infine l'ultimo punto. E andiamo a chiudere nuovamente con un punto bassissimo sulla terza catenella di inizio. Ed ecco fatto, quindi completato anche il secondo giro. Adesso procediamo con il terzo, quindi sempre 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, e volevo farvi vedere che da adesso in poi sul primo punto e sull'ultimo saranno sempre 2 punti alti, quindi questo è dove abbiamo iniziato e facciamo un secondo punto alto sempre nello stesso punto. Poi su quello seguente facciamo solo un punto alto, in quello seguente ancora andremo a fare un aumento, quindi 1 e 2. In quello successivo un solo punto alto, quindi in sostanza alterneremo
in un punto faremo 2 punti alti, in quello seguente uno solo, in quello seguente ne faremo 2, poi uno solo e infine nell'ultimo, quindi vedete questo è l'ultimo gruppo, andiamo a fare un aumento. E qui ricominciamo la sequenza di un punto alto per ogni maglia. In questa maniera. Quello che abbiamo fatto fino adesso sul lato lungo. Quindi ricapitolando, adesso vi farò vedere anche dall'altra parte, quindi da adesso in poi in ogni punto iniziale faremo 2 punti alti ed anche in quello nell'ultimo che poi vi farò vedere. Quindi in questo terzo giro, poi in quello successivo facciamo solo un punto alto, in quello successivo ancora faremo un aumento, qui uno solo, qui un aumento e poi andiamo a proseguire quindi con delle maglie singole. Ci rivediamo non appena arriviamo al primo raddoppio, vedete qui che si vedono i gruppi, quindi i gruppi che abbiamo fatto prima, e vediamo come proseguire da questa parte. Siamo arrivati quindi all'altro angolo, quindi vedete qui iniziano sotto i gruppi di 2 punti alti nello stesso punto. Quindi adesso qui sul primo facciamo un solo punto alto e sul secondo andiamo a fare un aumento. Ecco qui. Qui c'è un altro gruppo, quindi sul primo un solo punto alto e sul secondo andiamo a fare un aumento. Poi in quello successivo solamente un punto alto e come vi avevo detto prima, se voi vedete questa è la parte centrale, noi in questi due sempre per ogni giro, come vi avevo detto precedentemente, saranno 2 punti alti nello stesso punto e 2 punti alti nello stesso punto, perché se vi ricordate vi avevo spiegato che il primo punto e l'ultimo sarebbero stati sempre fino alla fine doppi, quindi lo facciamo anche qui, quindi 2 punti alti su quelli centrali, quindi 1 e 1, 2, quindi questa è la parte centrale e poi giriamo e facciamo un punto alto singolo, poi qui abbiamo, vedete l'altro gruppo, sul primo ne facciamo 2, quindi un aumento, prendo un po' di filo perché altrimenti mi devo fermare, in quello successivo uno solo e sull'ultimo gruppo l'ultimo aumento, quindi sul primo punto ne facciamo 2 e su quello successivo 1 e ricominciamo con la sequenza di un punto alto per ogni maglia sottostante, quindi quello che facciamo sempre sul lato lungo. Quindi ci rivediamo a questo punto per vedere come completare il terzo giro. Siamo arrivati quasi alla fine del terzo giro, quindi qui abbiamo, vedete, un raddoppio, quindi sul primo ne facciamo 1,
sul secondo facciamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Qui c'è l'altro raddoppio, quindi in uno, nella prima ne facciamo uno solo e sul secondo quindi lo raddoppiamo. Poi qui nel penultimo punto ne facciamo uno e qui, che è quello centrale, perché il primo e l'ultimo devono essere sempre doppi, quindi qui ne facciamo 2, a prescindere dalla sequenza che abbiamo precedentemente. E chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto alto. E anche il terzo giro lo abbiamo completato. E adesso iniziamo il quarto. In totale saranno 6 giri, quindi al solito il primo punto alto sostituito da 3 catenelle e come al solito il primo punto viene raddoppiato, così come lo sarà anche quello accanto. Vedete, questi sono i 4 punti, quindi noi questi 2 sempre per tutti i giri a seguire raddoppiati. Io ve lo ricordo perché magari può sfuggire. Ed ecco fatto. Adesso su questi 2, vedete, noi dobbiamo prendere come punto di riferimento il raddoppio, andrà fatto dove vediamo noi sotto l'aumento. Quindi in quello successivo facciamo un punto alto, anche in quello seguente, e qui vedete, su questo punto andiamo a fare il nostro aumento, quindi 1 e 2, su quello seguente un punto alto singolo. Qui non c'è il raddoppio, quindi anche qui un punto singolo. E qui c'è l'ultimo gruppo, quindi sul primo andiamo a creare 2 punti alti, quindi nello stesso punto, e poi ricominciamo con la sequenza dei punti alti singoli su tutto il lato lungo. In sostanza, quindi, in questo giro precedente c'era un aumento, un punto singolo e un aumento, e qui invece avremo un aumento, 2 punti singoli e un aumento, e così via. Quindi ci rivediamo per farvi vedere ancora una volta come creare questo altro angolo. Siamo arrivati nell'altro angolo, quindi vedete qui c'è un aumento, quindi sul primo punto un punto singolo e sul secondo un aumento. Poi andiamo a creare quindi 2 punti singoli, quindi 1 ed 1, 2, e qui un aumento. Poi andiamo a fare 2 punti singoli, 1 e 1, 2, quindi nelle 2 maglie successive, e poi vi ricordate, qui abbiamo i 2 gruppi e questi centrali vanno raddoppiati, quindi 2 in questo e 2 in quello successivo. Poi di nuovo la sequenza 2 punti singoli, 1 e 1, 2, e un aumento, quindi 1 e 2.
nuovamente 2 punti singoli e un aumento, 1 e 1, 2. E poi continuiamo quindi con i punti singoli e poi qui dove vedete appunto che c'è il raddoppio, quindi dovete creare su questo secondo punto un aumento, 2 punti singoli, un aumento, 2 punti singoli e l'aumento che poi sarebbe quello centrale. Quindi ci rivediamo per vedere come iniziare il punto successivo e poi vi lascio proseguire da sole. Completato quindi anche il quarto giro, vi spiego come creare sia il quinto che il sesto. Quindi cosa facciamo? In quello precedente l'aumento era poi seguito da 2 maglie singole, quindi il quinto giro sarà un aumento e 3 maglie singolo e il sesto un aumento e 4 maglie singole. Vi faccio vedere l'inizio di questo giro, quindi sempre 3 catenelle per sostituire il primo punto alto e al solito il primo punto va raddoppiato, così come lo sarà anche l'ultimo. Vedete, io qui ho l'aumento, quindi queste 3 maglie saranno singole, quindi 3. Sotto nel giro precedente erano 2 maglie singole e poi l'aumento, qui sono 3 maglie singole e poi l'aumento, quindi 2 e 3. E adesso andiamo a creare il nostro aumento, quindi 1 e 2. Poi facciamo 3 maglie singole, vedete il prossimo aumento è qui, quindi queste 3 maglie saranno singole e poi in questo gruppo, quindi sul primo, andiamo a fare il nostro aumento. Si procede quindi sul lato lungo e poi nuovamente dove vediamo l'inizio, quindi dove c'è questi due, il gruppo, sul secondo iniziamo con l'aumento, poi 3 maglie singole in aumento, 3 maglie singole, poi qui abbiamo i nostri punti centrali e andiamo a fare, vedete, sono qui facciamo il raddoppio, poi 3 maglie e un aumento, 3 maglie e un aumento e così via. Nel giro successivo sarà un aumento e 4 maglie singole, questo solo negli angoli, per cui ci rivediamo non appena il corpo borsa è terminato, quindi tutti i 6 giri. Ed ecco il nostro corpo borsa completo, quindi abbiamo creato, li possiamo contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri. Abbiamo ottenuto 26 di larghezza e 48 di lunghezza. Adesso dobbiamo creare i laterali che sono dei tondini, quindi poi noi lo mettiamo dal rovescio, andiamo a creare questi tondini che adesso vi spiego come realizzare. Si va a prendere quindi il centro del nostro corpo borsa, poi lo fissiamo con dei marcapunti, ma era per farvi vedere che poi io lo fisserò in questo punto e poi lo andrò a cucire in questa maniera. Quindi adesso andiamo nel dettaglio e andiamo a realizzare appunto il nostro tondo. Quindi cosa facciamo? Avvolgiamo il filo e creiamo quindi il nostro cerchio magico. Io lo faccio in questa maniera, lo vado a fissare con una catenella e adesso io vado a realizzare 6 punti bassi all'interno del cerchio, quindi 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Chiudo il tondino in questa maniera e prendo il primo punto basso che ho realizzato e vado a creare un punto bassissimo e così chiudo il giro. Faccio una catenella e adesso in ogni punto basso vado a realizzare 2 punti bassi, quindi vado a raddoppiare in questa maniera. Quindi da 6 diventeranno 12. Quindi ci vediamo non appena abbiamo completato questo giro. Completato il primo giro, andiamo al secondo, in totale saranno 6. Adesso cosa facciamo? Andiamo nel primo punto e facciamo un punto basso e sul seguente facciamo un aumento in questa maniera. Poi un punto basso singolo ed un aumento e così via per tutto il giro. Poi questo lo stringiamo. Poi cosa facciamo? Questo è il secondo giro, poi nel giro successivo faremo 2 punti singoli ed un aumento, in quello successivo 3 punti singoli ed un aumento, fino ad arrivare all'ultimo giro dove andiamo a creare, arriviamo fino a 5, quindi 5 singoli ed un aumento per ottenere appunto questo tondino. Ci rivediamo non appena anche l'altro laterale è completo, vi faccio vedere come andare appunto a cucirli insieme al nostro corpo borsa. Ho già cucito un laterale, quindi in questa maniera, l'ho inserito come vi avevo detto prendendo il centro, io poi ho lasciato qui solamente 8 punti liberi, il resto è tutto cucito. E allora vi faccio vedere nel dettaglio. Io qui già mi sono agganciata con un nodino e poi ho fatto sparire il filo, quindi molto semplice. E allora cosa faccio io? Levo questo segnapunto e inizio in questa maniera, quindi mi inserisco sul primo punto e su quello di fronte, così. Tiro per bene il filo, ripasso solo sul primo punto 2 volte, quindi perché devo fissare per bene la chiusura. Ecco fatto. Poi vado in quello successivo sempre da questa parte, prendo quello di fronte, facciamo in modo che coincidano i punti, così ce li abbiamo tutte e 4 le asole uno di fronte all'altro, e questo è il lavoro che andrò a fare, quindi fino all'altro punto, quindi sempre staccando 8 punti, quindi vedete questo sarà il disegno finale come infatti da quest'altra parte. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo terminato di cucire pure questo laterale. Ed eccola qui completa. Quindi io cosa ho fatto? Dopo aver cucito i laterali ho creato un giro di punto bassissimo come rifinitura, quindi basta partire da un punto qualunque e farlo su tutto il perimetro. È un passaggio facoltativo, questa a vostra discrezione. Ho poi cucito la calamita interna con del filo trasparente così non si nota, non l'ho foderata, diciamo che come tipologia di cordino può anche non essere foderata perché vedete è molto fitta, quindi il cordino essendo da 6 mm diciamo può anche non esserlo, comunque è sempre un passaggio facoltativo. Ho poi tagliato 2 pezzi di catena da 35 cm, così ho creato appunto i manici che vengono agganciati nella borsa tramite dei moschettoni ed eccola qui completa. Se c'è qualche passaggio che ovviamente non vi è chiaro, voi al solito mi potete scrivere. Vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi, così troverete non solo Inda Big, ma tantissimi cordini uno più bello dell'altro, e con questo codice potete acquistare qualunque articolo con uno sconto immediato di 5 euro. Le misure finali della borsa sono
30 cm per 19 in altezza, quindi se seguite il mio schema le misure verranno più o meno queste. Se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella sarete sempre informate sui miei progetti futuri, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.